Buongiorno e benvenuti in questo nuovo e primo video del 2024. Innanzitutto buon anno a tutti. Rieccomi ritornata con il mio primo progetto dell'anno. Vi presento gli orecchini brocade. Brocade significa broccato. Il broccato è un tessuto pregiato sulla quale sono ricamati disegni e decorazioni in rilievo, per lo più foglie e fiori, e appunto il design di questo orecchino mi ricorda un motivo ornamentale del broccato. Vi mostro l'orecchino da vicino, è davvero semplice e di facile realizzazione. Oggi realizzeremo insieme quest'altra versione che ora vi mostro. Eccola qui, splendida anche con questi colori. Adesso vi lascio all'elenco del materiale e poi ci immergiamo nel tutorial per creare insieme l'orecchino brocade. A dopo! Per la realizzazione del nostro orecchino brocade abbiamo bisogno del seguente materiale. Ci servirà un rivoli da 14 mm, 4 wibe duo, delle zoli duo orientamento destra e sinistra, delle perle da 4 mm, dei bicono da 3 mm e 3 misure di rocaille Miyuki. Uso due colori di 8-0, due colorazioni di 11-0 e le 15-0. Ovviamente essendo un orecchino, una monachella o un perno. Come ago uso un ago pony da 10 e come filo il mio solito Fairline da 0,12. Proseguiamo al tutorial. La prima cosa che dobbiamo fare è incastonare il nostro rivoli da 14 mm con le rocaille. Vi mostro come faccio io alternando i colori per creare una decorazione a zig zag. Inseriamo sul nostro filo 32 rocaille 11-0 del primo colore, chiudiamo a cerchio e usciamo da una rocaille e iniziamo la nostra lavorazione a peyote circolare. Inserisco sul lago una rocaille del secondo colore, nel mio caso questa verde, e saltando una rocaille di base ci inseriamo in quella successiva. Ora inseriamo una rocaille 11-0 del primo colore, saltiamo la rocaille di base e ci inseriamo in quella successiva. Continuiamo così per tutto il giro alternando i due colori. Ecco come ci troviamo a giro ultimato. Ora mi porto ad uscire da una rocaille del secondo colore e il prossimo passaggio sarà quello di inserire in tutti questi spazietti rocaille 11-0 del secondo colore. Quindi inseriamo negli spazietti sempre la rocaille verde. Così per tutto il giro. Stiamo per inserire l'ultima rocaille del giro. Ci inseriamo nella rocaille successiva e anche nella prima del giro appena concluso e tiriamo bene il filo. Siamo pronti per proseguire con un altro giro di rocaille 11-0, inserendole però in questo passaggio in modo alternato. Iniziamo inserendo la rocaille del secondo colore, nel mio caso la rocaille verde. Qui. Adesso inseriamo la rocaille del primo colore, nel mio caso la dorata, e così via per tutto il giro. Ecco come ci troviamo a giro ultimato. Adesso possiamo inserire il nostro rivoli da 14 mm all'interno della gabbietta. Ecco qui. E adesso continuiamo la lavorazione continuando con le 15-0. Stiamo uscendo da una rocaille 11-0 del secondo colore. Inseriamo una 15-0 sul lago e ci inseriamo nella 11 successiva. Una 15 e ci inseriamo nella 11 successiva.
e tiriamo bene il filo. Proseguiamo così per tutto il giro. Ecco l'incastonatura terminata e come noterete sul dorso dell'incastonatura si è formata questa decorazione a zig zag. Adesso mi porto ad uscire da una rocaille 11.0 del secondo colore, questa qui, ed inserisco sul lago questa sequenza: una perla da 4, una Webe Duo, una 11.0 del primo colore, una 8.0 del primo colore, una 8.0 del secondo colore, una 8.0 del primo colore e una 11.0. Porto tutto alla fine del filo, rientro nel foro libero della Webe Duo e tiro il filo. Adesso inserisco un'altra perla da 4 mm e mi inserisco nella rocaille successiva del secondo colore, questa qui, e tiro bene il filo. Adesso inserisco sul lago una 11 del primo colore. Adesso vi faccio vedere la sequenza: una Zoli Duo destra, una 11 del secondo del primo colore, scusate, una Zoli Duo sinistra ed una 11 del primo colore. Ecco qui, porto tutto alla fine del filo e rientro nella successiva rocaille del secondo colore, questa qui, e tiro bene il filo. Ecco come ci troviamo. Questi due passaggi dobbiamo ripeterli per tutto il giro. Sto per inserire l'ultima sequenza del giro. Ecco come ci troviamo a giro ultimato. Adesso, per proseguire, senza aggiungere nulla sul lago, andiamo su e rientriamo nella perla, nella Webe Duo, rientriamo anche nella 11 e nella prima 8.0. Ora saltiamo la 8.0 di punta e ci inseriamo nella 8 e nella 11 successiva. Tiriamo bene il filo in modo da evidenziare la punta sulla Webe Duo. Ora inseriamo 2 11.0 ed una 15.0 e ci inseriamo nel foro libero della Zoli Duo. Adesso 5 15.0 e ci inseriamo nella 11 successiva. Altre 5 15.0 e ci inseriamo nel foro libero della Zoli Duo. Ora una 15.0 e 2 11.0 e ci inseriamo nella 11 e nella prima 8.0. Saltiamo la 8 di punta e ci inseriamo nella 8.0 e nella 11 successiva. Tiriamo bene il filo e siamo pronti per proseguire ripetendo gli stessi passaggi per tutto il giro. Ecco come ci troviamo a giro ultimato. Adesso, per proseguire, mi sono portata ad uscire da questa 8.0 ed inserisco sul lago una 11.0 del secondo colore, nel mio caso quella verde. Salto una 11 di base e ci inseriamo nelle perline successive. Tiro bene il filo, senza inserire nulla sul lago, ritorno su attraverso la Zoli Duo
e nelle prime 3 15 0. Qui formiamo la soletta per poter inserire il perno dell'orecchino ed inseriamo un bicono da 3 mm 3 15 0 ed un bicono da 3 mm e mi infilo nelle ultime 3 15 0 successive, queste qui. E tiro bene. Adesso riscendo giù attraverso la Zoliduo, entro anche nella 15 e nelle 2 11 0. Qui inserisco una 11 del secondo colore e mi inserisco nel gruppetto delle 3 8 0. Ripeto il passaggio di prima, inserisco una 11 del secondo colore, salto la 11 di base e mi inserisco nelle perline successive e tiro bene il filo attraverso la Zoliduo e le 15 0 mi porto ad uscire dalla 11 che si trova al centro delle Zoliduo. Qui inseriamo 3 15 0, un bicono da 3 ed una 15 0. Mi inserisco nella 11 0 che ci troviamo al di sotto della Zoliduo. E tiro bene. Adesso, senza inserire nulla sul lago, rientro in questo gruppetto di perline, quindi nella 15 nel bicono e nelle 3 15 e rientro nella 11. Tiro bene il filo e abbiamo fatto una piccola decorazione sulle Zoliduo. Adesso andiamo avanti senza inserire nulla sul lago, quindi passiamo le 15, rientriamo nella Zoliduo nella 15 e nelle 2 11. Inseriamo una 11 del secondo colore e rientriamo nel gruppetto da 3 delle 8 0. Ancora una 11 del secondo colore, saltiamo la 11 di base e rientriamo nelle perline successive. Dobbiamo ripetere questi passaggi per tutto il giro, quindi inserire queste 11 0 laterali alle Wibiduo e fare la decorazione sulle Zoliduo. Ci vediamo a fine giro. Ecco come ci troviamo a giro ultimato. Mi manca da fare l'ultima decorazione sulle Zoliduo. Io sto uscendo dalla terza 15 0, ripasso nuovamente nella soletta per rinforzarla, quindi nel bicono nelle 3 15, nel bicono e ritorno giù così da poter uscire dalla 15 che si trova al centro delle Zoliduo, questa qui.
tiro bene il filo ed inserisco 3, 15, 0, un bicono da 3 e 3, 15, 0. Rientro nella 15 che ci troviamo al di sotto delle Zoliduo, rientro nuovamente in questa sequenza appena inserita, tiro bene il filo, rientro nella 11, ora ripasso nuovamente nella soletta e l'orecchino è terminato. Ecco l'orecchino brocade terminato. Ho inserito la monachella, eccolo qui insieme al fratellino. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere i prossimi progetti. Ringrazio tutti voi per la visione, vi mando un bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!